Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati nel mio canale, grazie di essere qui con me. Oggi una nuova creatura, lei è la maglia top down con il nome Delicatezza. Mi è piaciuto questo nome proprio perché è veramente un qualcosa di molto raffinato, molto delicato e quindi questo nome le si addiceva veramente tanto. Allora, oggi andremo a appunto a iniziare questo tutorial, questa è la prima parte. Sarà molto dettagliato proprio perché voglio che tutti voi riuscite a realizzarlo. Quindi ho fatto un tutorial non sbrigativo, ma molto dettagliato. La prima parte parlerà proprio della parte principale, quindi come andare a realizzare uno scollo quadrato, rettangolare, come fare i calcoli per iniziare le misure del proprio scollo, come procedere con la prima parte in modo dettagliato. Non vi lascio mai sola, vi prendo per mano e andiamo sempre insieme. Nella seconda parte ovviamente vi mostrerò il proseguo, quindi come allargare la parte del seno, se volete allargarla, come farlo diventare abitino, magari allargando le varie sezioni in modo tale che componga un disegno, come realizzare le maniche, quindi come vedete ci sono proprio dei disegni che compongono queste maniche. Io lo trovo delizioso questo progetto, veramente delizioso. Quindi per ora parliamo di come iniziare delicatezza. Andiamo subito a vedere. Buon lavoro! Allora, per questa creatura ti serve un pochino di teoria prima della pratica e cercherò di essere il più chiaro possibile. Innanzitutto i filati che ho usato. Io sto usando per la mia maglia con lo scollo quadrato il cashmere. Vi ho già parlato di questo filato nella chiacchierata dei filati poco prima di questo tutorial, quindi lo trovate proprio nel canale. È un filato di Temu meraviglioso. Comunque ve ne ho parlato nella recensione, ho voluto subito, immediatamente utilizzarlo. E utilizzo anche il filato Merino Cake 1000, che anche questo è un altro filato meraviglioso. Allora, il Merino Cake 1000, vi lascio comunque tutti i riferimenti nel box informazione. Il Merino Cake 1000 ve ne ho parlato sempre in una recensione recente. E, questo filato l'ho utilizzato con l'uncinetto numero 3, mentre il cashmere l'ho utilizzato con l'uncinetto numero 2,5. Ok, ora filati ve ne ho già parlato. Qualsiasi filato voi andate ad utilizzare dovreste guardare bene questo specchietto che vi ho fatto, perché innanzitutto siamo vincolate da un multiplo che è 14 più 8. Poi la scollatura la potete fare rettangolare, come ho fatto questa che adesso vi mostro, oppure quadrata come quella gialla. Allora, questa è la scollatura rettangolare esattamente con questi dati e con il filato Merino Cake 1000 della Statex. Comunque sia, vi lascio i dati dove poterlo acquistare se vi piace. E con una cake non riesco a fare le maniche, quindi per la mia taglia che è una 44, quindi bisognerà prendere almeno 2 cake per riuscire a fare la 44. Ok, 44 che va su morbida, diciamo, non aderente. Quindi per fare le maniche occorrono 2 cake di queste. Dicevo, questa è la scollatura rettangolare e ho utilizzato 50 maglie, quindi il multiplo di 14, quindi ogni volta che vedete questi trattini sono 14, ok? Quindi 7 14, stiamo parlando di
multiplo di 14, quindi questo e questo non vanno mai suddivisi. Questo trattino bianco è dove ci sono le maglie alte, questo dove ci sono gli incroci, quindi diventa 14, 28, 42 più 8. Ok? Questa è la sequenza che dobbiamo adottare. Ovviamente potete regolarla in base al filato che avete. Se avete un filato spesso è ovvio che dovete ridurre il multiplo, che è quello di 14, ma non devono mai mancare le 8 maglie. Ok? Quindi è sempre 14, un multiplo di 14 più 8. Ok, le 8 ci devono sempre essere in tutti i lati, in tutti i lati. Ok, quindi detto che il multiplo è questo, abbiamo per quella rettangolare e con il mio filato io ho utilizzato 50 catenelle per il davanti e il dietro e 36 catenelle, quindi 28 più 8 per le mie spalle, ok? Quindi in totale 36, 36, 50, 50. Il totale ovviamente di tutte le catenelle è 172, quindi qui abbiamo una catenella da 172. Lo puoi modificare in base ovviamente al filato che hai, all'uncinetto che usi e ovviamente se tu hai un filato molto spesso e utilizzi questa tabella è ovvio che ti verrà uno scollo che ti scende dalle spalle, ok? Quindi dipende moltissimo da quello, quindi devi ridurre di 14 maglie, non di 8, ma di 14 maglie ogni lato, se per caso è un filato più spesso del mio. Ok, sei più sottile va bene, ma sei più spesso del mio ti devi adattare. Magari tu prova a fare una catenella da 172, proprio come l'ho fatta io, e vedrai l'ampiezza di questa linea di catenelle che stai realizzando. La maglia gialla, questa qui, ha uno scollo quadrato. Ha uno scollo quadrato. E qui ho utilizzato ovviamente sempre lo stesso multiplo, che è quello di 14 e alla fine più 8. Quindi ho utilizzato 28 maglie più 8. Quindi 14 più 14, 28 più 8. Totale 36 e ovviamente essendo un quadrato ho fatto 36 più 36 più 36 più 36, totale 144 e mi piace tantissimo anche lo scollo quadrato, molto bello. Come vedi non l'ho ancora finito, qui mi ci va la bordura, però è incantevole anche così, cioè con lo scollo quadrato. Con questo filato e con un totale di 144 catenelle, quindi questo schemino qui, ho realizzato così almeno ti regoli anche tu, una scollatura per direi 16 per ogni lato della scollatura, ok? Quindi abbiamo un 16. 16 per 16 per 16 per 16 e per 16, 4 volte 16, ok? Mentre l'altra, ecco ti dicevo, perché ho fatto anche la prova con quello giallo in rettangolare, visto che qui non ha la bordura, che quindi mi restringe un pochino, no? La bordura hai visto con il primo che ti ho fatto vedere, o quello con la cake, ovviamente con la bordura si restringe la scollatura. Questa qui che è identica, quindi parliamo di 172 catenelle, quindi quella rettangolare, mi viene una dimensione da 22 centimetri per, aspetta che di qua è ancora chiuso, io ho voluto fare tutte le prove del caso per vedere di aiutarti il più possibile. 22 per direi
16, 22 per 16, quindi è più ampia questa. E qui difatti, se fossi andata avanti con questa, io invece vado avanti per quella gialla con la scolatura quadrata, fossi andata avanti con questa sarebbe venuta una bella bordura, come hai visto con la prima maglia della cake, una bella bordura che mi restringe, mi compatta la scolatura, e quindi andava benissimo così. Però poi ho deciso, perché io sono un po' così, ho deciso che una l'avrei fatta con la scolatura rettangolare, questa l'ho fermata e ho iniziato a fare quella con la scolatura quadrata, e devo dire che mi piace anche quella tantissimo. Torniamo su di noi. Quindi ciò che tu adesso devi fare è scegliere, questa è la base, la cosa principale, scegliere quale scolatura vuoi fare, scolo rettangolare o scolo quadrato. In ogni caso ricorda che devi fare un multiplo di 14 e puoi assolutamente giocare con il multiplo, ricordandoti sempre che per ogni lato devi aggiungere 8 catenelle. Ti lascio qui lo specchietto così da guardarlo ancora un pochino, spero che sia stato chiaro, e adesso andiamo al lavoro. Andiamo quindi a realizzare, per quanto mi riguarda, 144 catenelle. Partiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e andiamo avanti fino a 144. Ok, quando hai fatto le 144 catenelle, in questo caso, o se è rettangolare saranno 172, io invece sto seguendo lo schema quadrato, allora prendi la tua riga di catenelle, cerca di tenerla dritta, vedi? Tienila qui di fronte a me, in questo modo. Vai sempre in modo tale che non si giri la catenella e vai a cercare l'inizio. Perfetto, quando hai trovato l'inizio, entri nella prima catenella, prendi il filo, quello agganciato al gomitolo, lo passi all'interno e chiudi. Ok, abbiamo la nostra circonferenza, il nostro inizio. Ok, partiamo con il primo giro. Io devo fare 28 maglie alte più 8, quindi parto con la mia prima maglia alta sostituendola con 3 catenelle e poi vado a seguire ogni catenella nella quale io farò una maglia alta in ogni catenella. Nel frattempo cerco di nascondere anche il filo nella lavorazione. Quindi sto lavorando una maglia alta su ogni catenella, arrivo a 36 in totale, quindi 28 più 8, quindi 36 in totale, e vi riprendo. Ok, ho fatto le mie prime 36 maglie alte come da schema. 36, faccio 2 catenelle e vado nella catenella successiva, non nella stessa, nella catenella successiva a fare la mia maglia alta. Ecco, magari qui può servirvi mettere un segnapunto. E questa è già la prima, andiamo, la prima delle mie 36 catenelle, sto facendo lo scollo quadrato. Ok, continuo così fino ad arrivare di nuovo a 36, una maglia alta su ogni catenella. Ho fatto altre 36 maglie alte e vado a fare il mio secondo angolo, quindi 2 catenelle, entro nella catenella successiva a quella lavorata, metto
se volete un segnapunto nell'angolo e proseguo a lavorare altre 36 maglie alte, una in ogni catenella di base. Così fino a 36. Ho fatto altre 36 maglie e vado a fare il mio terzo angolo. Semplicemente con 2 catenelle rientro nella catenella successiva e vado a fare le ultime 36 maglie per l'ultimo lato da completare. Abbiamo fatto le ultime 36 maglie e adesso ci ritroviamo. Mi raccomando, tenete dritto, ben dritta la sequenza, quindi fate attenzione di agganciarvi nel modo dritto e non che sia girata in questo modo, ok, che vi fa poi torsione, non va bene. Quindi le ultime 2 catenelle non le facciamo semplicemente la chiusura per rimanere in centro, teniamo il filo sull'uncinetto, andiamo nella terza catenella di inizio, che è questa, entriamo dentro, prendiamo il filo, ho 3 fili, prendo e chiudo tutti e 3 e sono in centro. Allora, come avete visto, abbiamo quindi al momento concluso il primo giro della nostra meravigliosa maglia. Con 144 catenelle, in questo caso ho utilizzato l'uncinetto 3 e il filato dell'Ice Yarn, della quale vi metto, lo sto usando doppio. È meraviglioso questo filato, è un acrilico stupendo, delizioso e morbidissimo sulla pelle. Io l'ho usato doppio, ma è solo per farvi vedere. Poi riprendiamo la nostra maglia originale. Bene, andiamo a fare il nostro secondo giro. Partiamo da dove ci siamo lasciati. E tiriamo su 3 catenelle. Subito a fianco, da dove siamo partiti, quindi nello spazio dell'angolo, andiamo a fare un'altra maglia alta, quindi in questo momento ne abbiamo 2. Prendi il segnapunto e segna la tua terza catenella. 1, 2, 3. È qui che ci agganceremo quando arriveremo dalla parte opposta. Filo sull'uncinetto, vedi la prima maglia alta, è quella composta dalle 3 catenelle iniziali, vedi? Questa. Entra da dietro, hai il filo sull'uncinetto, entriamo con l'uncinetto dietro il corpo della prima maglia alta, prendiamo il filo e lavoriamo come fosse una maglia alta normale. E abbiamo fatto la nostra prima maglia alta a rilievo. Ora, subito, questa l'abbiamo lavorata qui, andiamo a fare 6 maglie alte, quindi una in ogni maglia alta sottostante. In totale devi averne 6. Uno, 2, 3, 4, 5, ancora una e 6. Ora, nella settima, quindi diciamo nella maglia, questa è lavorata, quella successiva, di nuovo lavoriamo una maglia a rilievo, quindi la prendi con il filo sull'uncinetto, vai dietro il corpo della maglia, porta il filo in modo tale da poterlo prendere e lavora la maglia alta. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora andiamo, attenzione,
questa è la maglia alta lavorata, quindi questa non la lavorerai, ma lavorerai quella successiva, ne salti una, lavorando una maglia alta. Filo sull'uncinetto, torna indietro e lavori una maglia alta indietro, tornando indietro, quindi incrociando. Quindi questa è lavorata, questa non la lavoro, vado nella seconda, questa è la prima, questa è la seconda, e faccio una maglia alta. Filo sull'uncinetto, torna indietro in quella che hai saltato e fai una maglia alta. Lo fai un'altra volta, questa la salti, vedi, questa è lavorata, questa la salti, vai in quella successiva, maglia alta, filo sull'uncinetto, torna indietro, qui, maglia alta. Ora, vedi qui, questa è lavorata, vedi? Quindi in quella successiva libera vai a fare una maglia alta a rilievo. E abbiamo quindi fatto i nostri 3 incroci. Qui ho perso la maglia, quindi vado a recuperare, lo rifaccio. Ok, più che non avevo perso la maglia, avevo perso il filo perché sto lavorando con il filo doppio, vedi? Il filo doppio, quindi avevo praticamente perso un filo per strada e quindi basta accorgersene e tornare indietro. Ok, questa è la famosa sequenza, il nostro praticamente multiplo. Ok, andiamo avanti, adesso dobbiamo fare il pezzettino delle maglie alte che sono 6, quindi questa è lavorata, andiamo in quella successiva e vai a fare 6 maglie alte, anzi andiamo a fare 6 maglie alte. Questa è la terza, quarta, quinta e sesta. Ora nella successiva a quella lavorata, quindi questa è lavorata, in questa vai a fare la maglia alta a rilievo e ora dobbiamo incrociare, quindi questa la salti, vai in quella successiva e lavori la maglia alta, torna indietro in quella che hai saltato, ecco, ti faccio andare anche un po' in barca, e in quella che hai saltato maglia alta. Scusami. Ok, quindi andiamo nella prima libera, vedi che qui non puoi andare saltare questa perché è lavorata, fai attenzione solo a queste cose, questa no, quindi questa è libera e questa è quella che vado a lavorare. Torna indietro in quella libera e incrocia. Di nuovo questa è impegnata, questa la salto nella seconda maglia alta. Torno indietro in quella che ho saltato, maglia alta incrociata. Ok, ne ho fatte 3 e quindi in quella libera, non questa perché è impegnata, quella libera è questa, entro e faccio la maglia alta a rilievo. Ok, andiamo a fare le ultime 6 maglie alte, quindi entriamo nella prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne rimane una. Quella che rimane sarà lavorata a rilievo, quindi filo sull'uncinetto, passagli intorno, tira giù il filo per poterlo lavorare e fai la maglia alta a rilievo. E abbiamo finito il nostro lato. Ok, continuiamo facendo, vedi qui è il nostro angolo dove c'è il segnapunto, entra dove c'è il segnapunto, quindi nel nostro angolo, e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra nello stesso spazio, 2 maglie alte. Bene, ora questo dà fastidio a
te che guardi. Quindi l'ho tolto, però tu eventualmente se per tua comodità puoi inserire qui il tuo segnapunto, ok, per farti vedere dov'è il tuo angolo. Io francamente non lo metto perché mi impiccia quindi non lo metto. Allora, quindi fatto l'angolo tu devi rifare la maglia alta a rilievo, quindi così, e poi partirai di nuovo con 6 maglie alte. Si rifà 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dopo le 6 maglie alte andiamo a fare la maglia alta a rilievo, quindi in quella libera, che è questa è impegnata, vedi? Qui, maglia alta a rilievo. E ora dobbiamo incrociare, quindi saltiamone una, andiamo nella seconda, maglia alta. Torna indietro, in quella che hai saltato, incrocio con la maglia alta. Questa è libera, la salto, la seconda la lavoro, torna indietro in quella libera saltata e fai la maglia alta. Nuovamente, questa è libera, la salto, vado nella seconda, maglia alta e poi torno indietro per incrociare. Bene. Siamo pronti per fare una maglia alta a rilievo in quella disponibile, cioè questa è impegnata. Se per caso non arrivi bene all'angolo, vuol dire che in questa parte dove io ti dico questa è impegnata, non hai saltato e quindi non ti tornano i conti. Quindi basta solo guardare bene e vedrai che i conti ti tornano. Quindi andrai a fare la prima maglia alta subito a fianco, qui. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ottimo. Maglia alta a rilievo nella maglia disponibile, questa no, ma questa sì. Quindi qui e fai la maglia alta a rilievo. Ora la incrociamo, quindi questa la salti. Nella successiva maglia alta. Torna indietro in quella che hai saltato e fai la tua maglia alta. Di nuovo salta 1, maglia alta nella seconda, torna indietro, incrocia. Ancora 1. Salta questa, vedi questa è impegnata, salta questa, la prima la salti, nella seconda maglia alta, torna indietro. Ok, ne abbiamo fatte 3, ora nella maglia libera disponibile vai a fare la maglia alta a rilievo. E ora 6 maglie alte, una in ogni maglia alta sottostante, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, rimane l'ultima dove mi vai a fare una maglia alta a rilievo. Ok, siamo nell'angolo, vedi? Io tolgo il segnapunto e nell'angolo rifacciamo di nuovo 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Ok, abbiamo fatto quindi 2 lati insieme, devi semplicemente ricominciare come abbiamo fatto anche solo nel secondo lato, quindi riguarda eventualmente se non ti ricordi oppure basta semplicemente guardare il pezzo che hai già fatto, ricominciando comunque sempre con
in questo caso con la maglia alta a rilievo qui. Ok, parti così con la maglia alta a rilievo, come vedi qui, e poi le 6 maglie alte, maglia alta a rilievo, i 3 incroci, maglia alta a rilievo, 6 maglie alte e via dicendo. Continua così per completare gli altri 2 lati. Siamo arrivati alla fine del nostro secondo giro, quindi vado a fare l'ultima maglia alta a rilievo, poi entro nel nostro metà angolo, qui è la partenza, quindi ci mancano le 2 maglie alte nello spazio del nostro angolo, e poi filo sull'uncinetto, vado dove ho messo il marcapunto che equivale alla mia, che mi segna la mia terza catenella d'inizio, vedi 1, 2, 3, dove ho il marcapunto, quindi filo sull'uncinetto, entro dove c'è il mio marcapunto, prendo il filo e chiudo tutte e 3 le asoline insieme. Posso togliere il mio marcapunto e ho finito così il mio secondo giro. Andiamo avanti con il nostro terzo giro, quindi tiriamo su 3 catenelle per partire. Nella terza catenella mettiamo il nostro segnapunto, che ci servirà appunto per riagganciarci, così sappiamo dove riagganciarci alla fine del giro, e andiamo all'interno del nostro angolo da dove siamo partiti a fare la seconda maglia alta. E fin qua ci siamo. Ora qui devo cercare di spiegarmi bene. Allora, come vedete, il nostro disegno è suddiviso da parti con maglie alte e parti con maglie incrociate. Ogni volta che noi abbiamo, per esempio, da questa parte le maglie alte, qui dobbiamo fare le maglie incrociate. Ovviamente dobbiamo avere il modo di poterle fare, cioè devono essere pari. Ok, in questo caso ne abbiamo 2 e quindi andiamo ad incrociarle. Quindi andiamo nella seconda e facciamo la maglia alta, riprendo il filo, torno indietro sulla prima e così ho il mio primo incrocio, perché ovviamente in questa parte qui lui si allarga, quindi diciamo facciamo degli aumenti, quindi continua ad aumentare e ovviamente devono aumentare in modo logico, no? Cioè se stiamo facendo questi disegni dobbiamo far sì che prosegua esattamente con l'alternanza di motivo a maglia alta e incroci. Detto questo, siamo partiti con il nostro primo incrocio. Andiamo adesso invece semplicemente a seguire quello che c'è sotto nel nostro secondo giro, quindi dove c'è la maglia alta a rilievo la facciamo a rilievo, dove ci sono le maglie alte andiamo a fare le nostre maglie alte, e dove c'è la maglia alta a rilievo andiamo a fare la maglia alta a rilievo. Dove c'è l'incrocio stessa cosa, quindi questa la salti, vai nel secondo e fai la maglia alta, poi torni indietro nel primo e fai la maglia alta. Di nuovo salti uno, vai nel secondo, maglia alta, torni indietro e fai l'incrocio. Salti, vai nella seconda maglia alta, torna indietro,
maglia alta. Qui ti ritrovi con la maglia a rilievo e fai la maglia a rilievo. Qui ci sono le 6 maglie alte e facciamo le 6 maglie alte e vai avanti così fino a ritrovarti vicino al primo angolo. Ok, siamo arrivati dove c'è il nostro primo angolo, quindi devo finire facendo la maglia alta a rilievo e poi qui vicino al mio angolo vedi che ne hai 2, quindi entro non nella prima né nella seconda e faccio la maglia alta, torno indietro nella prima e faccio la maglia alta. Ok, fatto questo entro nell'angolo e faccio il mio angolo che sarà sempre composto da 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro nuovamente 2 maglie alte. Perfetto, segno incrociato. Ok, andiamo sull'altro lato che si lavora esattamente come il primo, quindi nelle prime 2 maglie sono pari, quindi faccio un incrocio, salto il primo, vado nel secondo e faccio una maglia alta, torno indietro nella prima maglia alta e faccio la maglia alta e così ho fatto il mio primo incrocio. Poi dopo vado sulla maglia alta a rilievo e la faccio a rilievo e ora lavoro le mie 6 maglie alte. Fatte le 6 maglie alte ti ritrovi con la maglia alta a rilievo che devi lavorare. Ok, e poi l'incrocio, salti uno, vai in quello dopo, torni indietro, di nuovo salti uno, maglia alta, torna indietro, maglia alta, salti 1, maglia alta, torna indietro, maglia alta, fai la maglia alta a rilievo e ora le 6 maglie alte. 6 maglie alte, maglia alta a rilievo, 3 incroci, maglia alta a rilievo, 6 maglie alte, riguardiamo insieme l'angolo. Ok, sono arrivata alla fine del secondo lato, quindi procedo con la mia maglia alta a rilievo e poi io qui nell'angolo, come vedi prima del buchino, ho le 2 maglie, quindi incrocio le 2 maglie e torno indietro. L'angolo sempre con 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte nello stesso spazio. Ok, adesso andiamo a fare l'incrocio delle 2 maglie sottostanti, quindi non questa ma vado nella seconda, maglia alta, torno indietro, maglia alta e poi la maglia alta incrociata a rilievo. Ok, stiamo praticamente adesso facendo gli stessi passaggi, quindi li abbiamo fatti insieme nel primo lato e nel secondo lato, fatelo anche nel terzo e nel quarto lato. Ci troviamo proprio dove c'è il marcapunto d'inizio. Ok, siamo alla fine del terzo giro. Io ho già fatto l'incrocio nell'ultima parte, adesso vado nel mio angolo e finisco il mio angolo, quindi faccio le mie 2 maglie alte, filo sull'uncinetto, vai dove c'è il segnapunto che quindi è dove c'è la terza catenella d'inizio, quindi proprio dove c'è il segnapunto, entra, prendi il filo e chiudi tutte e 3 le asoline. Puoi togliere il segnapunto e hai finito il tuo
terzo giro. Continuiamo col nostro quarto giro. Allora, tiriamo su sempre le nostre 3 catenelle e sulla terza mettiamo il nostro segnapunto. Abbiamo capito? Allora, io a proposito, questo non dovete farlo, io però cambio l'uncinetto con il 3,5, quindi lo vedo un po' compatto, visto e considerato che non so se questa maglia riesco a finirla, quindi lo sto facendo insieme a voi per arrivare proprio al, diciamo, al punto di congiunzione per le maniche, dove poi proseguiremo con il progetto proprio reale, cioè quello che sto portando avanti, e mi sembra un po' compatto, quindi in ogni caso va bene che io cambio l'uncinetto, me lo renderà più morbido ovviamente e sarà leggermente più ampio, quindi questa è una cosa che sto facendo io e uso finalmente il mio uncinetto blu. Allora, quindi abbiamo messo il, chiusa la parentesi, abbiamo messo il segnapunto nella terza catenella, poi andiamo di nuovo da dove siamo partiti, quindi nel centro, e andiamo a fare la nostra seconda maglia alta. La prima è questa e questa è la seconda. Allora, guardiamo cosa abbiamo sotto. Abbiamo 2 coppie, una l'abbiamo già incrociata e adesso ne è nata un'altra, quindi ne abbiamo un'altra. Quindi noi saltiamo la prima maglia alta, che è quella con le 3 catenelle, vedi, del giro sottostante, la salto, vado nella seconda e faccio la maglia alta. Poi torno indietro sulla catenella, che diciamo sulla maglia alta che abbiamo lasciato, ok, e vado a chiudere la mia maglia alta e quindi ho un altro incrocio, e qui farò la stessa cosa. Qui questo è già un incrocio, seguo il mio incrocio, quindi vado nella seconda e faccio la maglia alta, ritorno nella prima e faccio la maglia alta. Ok, ora nella maglia alta a rilievo faccio la maglia alta a rilievo, e ora è facile perché devi semplicemente seguire il lavoro che hai sotto, copia il lavoro che hai sotto. Quindi in questo caso abbiamo le maglie alte e stiamo facendo le maglie alte, e qui quando c'è la maglia alta a rilievo farò la maglia alta a rilievo, e quando c'è la maglia alta incrociata ovviamente ora sai come fare, salti la prima, vai sulla seconda, maglia alta, torna indietro nella prima, maglia alta, e di nuovo salti la prima nella seconda, maglia alta, torna indietro, maglia alta, incrocia, tornando indietro. Ok, e così prosegui. Ti faccio vedere ancora una volta quest'angolino. Quindi qui semplicemente segui il disegno che hai sotto. Dove trovi le maglie alte farai le maglie incrociate, e ovviamente ricordati delle colonnine, cioè le maglie a rilievo. Ok, siamo nell'angolo del quarto giro e quindi sappiamo che qui c'è un incrocio, quindi salto una, nella seconda faccio la maglia alta, torno indietro e faccio la maglia alta, di nuovo salto una e nella seconda faccio la maglia alta, torno indietro e faccio la mia maglia alta, semplicemente così. Poi vado nell'angolo e faccio 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra, 2 maglie alte. L'angolo non cambia,
cioè questo tipo di aumento dell'angolo rimane così finché avremo un angolo. E ora siamo nel lato 2. Abbiamo fatto l'1, adesso facciamo il lato 2. Salta una nella seconda maglia alta, torna indietro, maglia alta. Di nuovo salta una nella seconda maglia alta, torna indietro, maglia alta, e qui mi fai la maglia alta a rilievo. Ok. Da qui in poi copia esattamente ciò che hai sotto. Quando arrivi all'angolo fai come ti ho mostrato in quest'angolo e fai tutti e 4 i lati in questo modo e ovviamente gli angoli nello stesso identico modo in cui ti ho fatto vedere. Ok? Quindi vai avanti così per il quarto giro. Se ti sei dimenticata qualcosa, torna a vedere la partenza del quarto lato. Sto finendo il quarto giro. Perfetto. Allora, quindi ho fatto i miei 2 incroci, entro da dove sono partita e completo il mio angolo andando a fare 2 maglie alte e poi entro dove abbiamo messo il marcapunto, quindi la terza catenella d'inizio, prendo il filo e chiudo tutte e 3 le asoline. Tolgo il marcapunto. Iniziamo quindi a questo punto il nostro quinto giro. Partiamo sempre con le nostre 3 catenelle e la maglia alta al suo fianco. Ok, ora guarda la situazione adesso com'è. Noi abbiamo 2 incroci e sappiamo che dobbiamo farne 3. Quindi completiamo la nostra sequenza degli incroci facendo il terzo incrocio. Quindi salto questa maglia, vado nella seconda e faccio una maglia alta. Torno indietro nella prima che ho saltato e faccio la mia maglia alta. Ok, prosegui facendo gli incroci, sempre saltando una maglia e poi tornando a riprenderla. Quindi salti questa maglia, vai nella successiva, fai la maglia alta e torni indietro. Ok. E quindi, come vedi, sta praticamente aumentandosi la sezione degli incroci in questo caso. Dopodiché dobbiamo fare il murettino, che è questo, quindi nel prossimo giro poi lo guardiamo insieme. Io è qui che vi devo accompagnare adesso perché nella sezione che vedi qua, cioè nella parte che tu vedi, basta semplicemente imitare, cioè copiare quello che vedi. Quindi quando vedi la maglia alta a rilievo la farai a rilievo, quando vedi le maglie alte farai le maglie alte, quindi una maglia alta su ogni maglia alta che vedrai, che sono sempre 6, ovviamente. Poi ritroverai di nuovo la maglia alta a rilievo e la farai. E quando ti ritrovi sugli incroci, ovviamente salti la prima, vai nella seconda, fai la maglia alta, torni indietro e fai la maglia alta incrociata. Salti la prima, nella seconda maglia alta, torna indietro, maglia alta, incrociata. E di nuovo salta la prima, nella seconda fai la maglia alta, torna indietro, maglia alta incrociata e vai avanti così finché non arrivi all'angolino e qui ti mostro come fare. Ecco, sono arrivata all'angolino, quindi finisco i miei incroci. Ok, adesso vado nello spazio e faccio l'angolo normalmente, quindi
sono sempre 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra e fai 2 maglie alte. Ecco. Ok, riprendi il nuovo lato nello stesso identico modo, quindi incrociando da prima, ok, e quando hai fatto i 3 incroci ritorni a seguire quello che vedi, quindi la maglia alta a rilievo, le 6 maglia alta a rilievo, i 3 incroci, maglia alta a rilievo, 6 maglie alte e via dicendo. Arriverai di nuovo nell'angolino e a questo punto, oltre a rifare i 2 incroci che tu vedi, incrocerai anche questo, come abbiamo fatto qui. Come abbiamo fatto qui, 1, 2 e avrai 3 incroci più l'angolo che è sempre lo stesso, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, e vai avanti così per tutti i lati. Ci troviamo poi ad unire il nostro sesto giro, 1 2 3 4, quinto giro giusto? Siamo 1 2 3 4 5, andiamo ad unire il nostro quinto giro. Andiamo a chiudere il nostro quinto giro, 1 2 3 4 5. Allora, ho fatto quindi in tutto i 3 incroci, come a noi occorrono per ogni sequenza. Ora finisco il giro entrando nel mio angolino, facendo le 2 maglie alte, e qui ho dimenticato di mettere il segnapunto. Comunque tu fai calcolo che nella terza catenella 1 2 e 3 c'era il segnapunto, ok? Quindi inserisci la testa dell'uncinetto, tiri fuori e chiudi tutte e 3 le asoline, tiri su le 3 catenelle, riprendi il segnapunto e lo inserisci nella terza, così da aiutarti a fine giro. E riprendiamo ora con il nostro nuovo giro, che è 1 2 3 4 5, con il sesto giro. Andiamo avanti con il nostro sesto giro, 1 2 3 4 5. Adesso facciamo il sesto, quindi tiriamo su le nostre 3 catenelle, dove nella terza inseriamo il nostro marcapunto, poi ritorniamo all'interno dello stesso spazio da dove siamo partiti e facciamo la maglia alta. Ok, ora abbiamo i nostri 3, guarda, i nostri 3 incroci, e poi abbiamo adesso 2 maglie sotto, quindi noi sappiamo che dopo i 3 incroci dobbiamo fare la maglia a rilievo, quindi questa, dopo i 3 incroci, questa sarà a rilievo, mentre questa sarà semplicemente una maglia alta. Quindi entra nella prima e farai la maglia alta. Quella precedente ai 3 incroci diventa da qui e per sempre la maglia alta a rilievo, e poi facciamo semplicemente ciò che vediamo nel lavoro precedente, nel giro precedente. Quindi facciamo i nostri 3 incroci, ok, e continuiamo a lavorare così, cioè come si presentano le maglie, così noi le lavoriamo, ok? Quindi facciamo tutto il lato, ci incrociamo, ci incontriamo nell'angolo. Abbiamo realizzato tutto il nostro lato e ci troviamo nell'angolo, e nell'angolo abbiamo fatto i 3 incroci. Subito dopo i 3 incroci, lo sapete, c'è la maglia alta a rilievo, quindi la realizziamo adesso sulla penultima maglia alta, e poi su quella che rimane faremo la maglia alta
più ovviamente nell'angolo il solito angolo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Ok, giriamo, siamo nell'altro lato, faremo la stessa cosa, quindi prima dei 3 incroci qui verrà fatta la maglia alta rilievo, quindi questa la lavoriamo a diritto. Scusa, a diritto, lavoriamo la maglia alta, qui andiamo a fare la maglia alta a rilievo e poi i 3 incroci. Ok, e vi ho spiegato anche come fare il sesto giro. Il più sono poi gli angoli adesso, no? Sono gli angoli perché è da lì che dovete far sviluppare il nuovo lavoro, quindi dovete far crescere la vostra maglia. Ok, andiamo avanti per tutti gli altri lati. Se non vi ricordate come iniziare, ritornate indietro per fare tutti gli altri angoli. Avete già questo promemoria e andiamo a chiudere il nostro giro finendo tutti i lati. Siamo alla fine del sesto giro, quindi procediamo come sappiamo. Abbiamo fatto i 3 incroci, adesso ci troviamo con 2 maglie alte. La prima sarà a rilievo, la seconda la lavoriamo normalmente e poi entriamo nel nostro angolo da dove siamo partiti e facciamo 2 maglie alte, filo sull'uncinetto, entriamo dove abbiamo messo il segnapunto che equivale alla terza catenella della nostra partenza e chiudiamo tutte e 3 le asoline insieme. Tolgo il mio marcapunto, tiro su 3 catenelle, marcapunto nella terza catenella e siamo pronte per fare il nostro settimo giro. Abbiamo finito adesso il sesto. Stiamo per fare il nostro settimo giro. Abbiamo già fatto le 3 catenelle, nella terza abbiamo messo il marcapunto, filo sull'uncinetto, come al solito entriamo nel nostro angolo e facciamo una maglia alta. Ora guarda il lavoro. Hai già fatto i tuoi 3 incroci, la tua maglia alta che farà da muretto, ok? Maglia alta rilievo che farà da muretto e adesso qua ci toccherà arrivare a 6 maglie alte. Ok, per il momento ne abbiamo 3 e quindi le lavoriamo normalmente. Quindi nella prima entri e fai una maglia alta, nella seconda una maglia alta, nella terza una maglia alta. Perfetto. Sei pronto adesso a fare ciò che sei pronta adesso a fare ciò che vedi subito sotto, quindi nel giro precedente. Lavora le maglie come le vedi, quindi tutto ciò che vedi tu lo rifai. Quando vedrai la maglia alta farai la maglia alta, quando vedrai la maglia alta a rilievo farai la maglia alta a rilievo e ci incontriamo come al solito per farvi vedere come fare l'angolo completo alla fine di questo lato, quindi procedi con la tua lavorazione. Abbiamo finito quindi il primo lato del settimo giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e andiamo a fare insieme l'angolo. Quindi ho fatto ovviamente i miei 3 incroci, ovviamente perché qui seguo tutto quello che c'è nei giri precedenti e poi qui semplicemente, visto che qui ci sono incroci, qui ci saranno solo maglie alte e quindi farò 3 maglie alte, praticamente seguo quello che vedo, ok? Dopo gli incroci le maglie alte divise dalla maglia alta a rilievo. E poi nell'angolo ovviamente il solito, oramai lo sai, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra, 2 maglie alte. E questi saranno i tuoi angoli. È così che dovrai fare il tuo angolo. E adesso
Prosegui per il lato, quindi queste 3 maglie saranno 3 maglie alte. Ok, e qui avrai la tua maglia a rilievo. Ok, e vai avanti così per tutto il lato. Quindi abbiamo visto come si parte nel settimo giro, 3 4 5 6 7, nel settimo giro, come si fa l'angolo completo. Facciamo tutto il giro e ci uniamo insieme. Siamo pronti a finire il settimo giro. Quindi abbiamo ovviamente lavorato le 3 maglie alte che ci siamo trovate subito sotto, entriamo nell'angolo, facciamo le 2 maglie alte che sono la metà del nostro angolo, poi filo sull'uncinetto, entriamo nella terza catenella che è poi dove abbiamo messo il nostro marcapunto, voilà, entriamo nella terza o dove c'è il marcapunto e chiudiamo tutto quanto insieme e abbiamo finito il nostro settimo giro. Ripartiamo con il giro numero 8, quindi 3 catenelle di partenza e nella terza vado a mettere il mio segnapunto. Entro nell'angolo e faccio una maglia alta. Ora, come vedi, non ho ancora, ne ho 1, 2, 3, 4 e 5. Ho 5 maglie alte, non mi bastano per fare una sezione da 6 maglie alte, quindi proseguo a fare una maglia alta su ogni maglia alta. Al prossimo giro dovremo cambiare. Quindi semplicemente questo giro sarà come quello precedente, quindi segui ciò che hai sotto. Ok? Quindi farai le maglie alte tutte, comprese le 2 che abbiamo appena fatto per iniziare il nostro metà angolo, e poi vai a fare la maglia a rilievo, le maglie incrociate, maglia a rilievo, l'angolo che troverai semplicemente farai tutte maglie alte, 1 2 3 4 5, più farai l'angolo, quindi nell'angolo come sempre 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte. Prosegui con le 5 maglie alte e continua a seguire il disegno. Ci ritroviamo alla fine dell'ottavo giro. 1 2 3 4 5 6 7, stiamo facendo il giro numero 8. Bene, chiudiamo il nostro ottavo giro. Quindi abbiamo fatto tutti i nostri lati, siamo alla chiusura e come sempre ho finito le mie 1 2 3 4 5 maglie alte. Vedi, sono proprio qui dove c'è lo spazio dell'angolo, entro e faccio le mie solite 2 maglie alte che completano il mio angolo di finale, filo sull'uncinetto, entro dove c'è il mio marcapunto che si è allungato un po' troppo, ok, entro dove c'era il mio marcapunto, prendo il filo e chiudo tutte e 3. Ok, ottavo giro concluso. Andiamo a fare il nostro nono giro, giro numero 9. Allora, adesso ti mostro bene qual è il criterio. Dobbiamo avere dei set da 6, quindi 6 maglie per gli incroci, quindi te ne vengono 3, una è sempre quella del muretto in rilievo e poi devi avere le 6 maglie alte, ok? Diciamo con la bordura delle 2 maglie alte a rilievo. Ok, qui abbiamo 1 2 3 4 5 6 e 7 maglie attualmente disponibili, quindi
1 2 3 4 5 e 6 ti servono per fare il tuo set da 6. 1 2 3 4 5 e 6. La settima ti serve per fare il tuo muretto, quindi la maglia alta a rilievo. Quindi ovviamente ripartirai nello stesso modo, quindi con 3 catenelle entri nello spazio e fai la tua maglia alta, e qui hai le due maglie alte, una fatta con le catenelle 1 2 e 3, dove metterai il tuo segnapunti, e l'altra maglia alta. Poi abbiamo detto che sono 1 2 3 4 5 6 più la settima, e proprio nella settima andiamo a fare la maglia alta a rilievo, e così inizia di nuovo un nostro set da 6. Ok, andiamo a fare le nostre 6 maglie alte. 1 2 3 4 5 e 6. Vedi? Praticamente si sta aprendo un altro disegno, set, come vuoi tu, chiamalo come vuoi, però si sta aprendo un altro spazio, in questo caso di maglie alte, e poi devi semplicemente continuare come sai, copiando ciò che vedi sotto. Questo è il metodo per aumentare, quindi stiamo aumentando sia il disegno, guarda che bello che viene, sia il disegno, rispettando però la sequenza, no? In questo caso abbiamo le 6 maglie alte. Nel giro successivo ovviamente cresceranno, qui inizieranno le maglie incrociate. Ok, adesso non ti preoccupare di questo, continua così come ti ho mostrato. Ti faccio vedere come sempre come fare il primo angolo completo, e poi andiamo alla chiusura del nono giro. Dico bene? 1 2 3 4 5 6 7 8, stiamo facendo il nono giro. Ok, quindi segui questo lato così come lo vedi, facciamo insieme l'angolo e poi procedi da sola e ci incontreremo qui. Ecco, sono sempre al giro numero 9, siamo partiti di qua insieme, adesso ho fatto tutto il lato e sono nel nostro angolo. Quindi come vedi ho fatto 1 2 3 4 5 6 maglie alte, la settima la lavoro a rilievo. Ok? Poi vado nel mio angolo e vado a fare 2 maglie alte, come sempre, l'angolo non cambia mai. 2 maglie alte, 2 catenelle, rientra 2 maglie alte, 1 e 2. E stessa cosa farai per quest'angolo, per questo lato, scusami. Quindi la prima sappiamo che è la settima, quindi andiamo a prendere la prima, che è la nostra settima maglia alta. Ok? Difatti 1 2 3 4 5 6 7, e poi lavorerai le altre 6 maglie alte normalmente. Le lavorerai tutto il lato seguendo quello che vedi sotto, e farai di nuovo questo angolo, tutti gli angoli in questo modo, finché non arriverai nell'angolo di partenza. Andiamo a concludere il giro numero 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Chiudiamo il giro. Quindi abbiamo fatto le 6 maglie alte, 1 2 3 4 5 6 maglie alte. Nell'ultima maglia farai la maglia alta a rilievo, vedi, nell'ultima maglia sotto la maglia alta a rilievo, e adesso chiudiamo il nostro giro facendo le 2 maglie alte nello spazio dell'angolo, poi filo sull'uncinetto, andiamo nella terza catenella d'avvio, io l'ho messo nel modo sbagliato, 1 2 3, nella terza catenella d'avvio prendi il filo e chiudi tutte e 3, e abbiamo così terminato anche il nostro nono giro.
Ora vi faccio vedere l'ultimo giro che faremo insieme, che è il 10° giro, che è poi guarda, te lo faccio vedere, e poi il nostro terzo giro. Questo è il primo, questo è il secondo e questo è il terzo giro. Questo. Ok? Quindi ti faccio vedere come iniziarlo e poi tu basta, se non riesci ad andare avanti da sola o da solo, basta che inizi a guardare dal terzo giro in avanti. Quindi stiamo parlando del giro, te lo faccio vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Stiamo per fare il 10° giro, che sarebbe poi il nostro terzo. Quindi 1, 2 e 3. Parti sempre comunque con le 3 catenelle. Nella terza catenella, se ti sembra che ti possa aiutare, inserirai il tuo marcapunto, vai a fare la seconda maglia alta, perché queste 3 catenelle fanno parte sempre della sostituta, quindi della maglia alta sostituita, e poi vedi che qui hai 1 e 2 maglie. Inizi con l'incrocio, quindi vai nella seconda e fai la maglia alta, vai nella prima, quindi torni indietro di 1 e fai il tuo incrocio. Poi vai a fare la maglia alta a rilievo e a seguire tutto ciò che tu vedrai nel giro precedente, quindi segui esattamente ciò che vedrai nel giro precedente. E quindi questo è la partenza. Sei partita con le che sono la maglia alta sostituta più una maglia alta, quindi sono 2 maglie alte, e poi hai fatto il primo incrocio utilizzando le maglie alte sotto. Farai tutto il tuo lato. Quando arrivi nell'angolo, e in tutti gli angoli di questo giro, farai le tue 6 maglie alte, la maglia alta a rilievo. Qui avrai le 2 maglie incrociate, quindi partirai con questa e poi tornerai indietro e sarà il tuo primo incrocio, e poi prosegui con il tuo angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, di nuovo l'incrocio, maglia alta a rilievo e via dicendo, seguendo quello che tu vedi nel giro precedente. Non devi fare altro, quindi ogni giro che tu farai cresceranno i tuoi incroci, quindi prima ne avrai uno, incrociando le prime 2, poi ne avrai 2, perché incrocerai queste, e poi ne avrai 3. A quel punto, ripeto, se ti perdi, basta semplicemente guardare il tuo questo nostro 10° giro e il nostro terzo giro. Questo. Quindi basta guardare il 4° giro e così capisci immediatamente come devi fare il 4° giro, il 5° giro e via dicendo. Basta seguire tutto ciò che noi abbiamo già fatto. E così riuscirai ad andare avanti fino a che non crescerà a sufficienza per arrivare all'ampiezza del tuo scalfo, ok? In modo tale da riuscire a inserire bene il braccio e avere una buona ampiezza. E poi vi faccio vedere come fare il ponte sotto l'ascella per avere più ampiezza anche sul nostro torace, quindi sul nostro seno.